Questo è un video importantissimo, 5 aspetti da considerare prima di figliare, fare figli, mettere al mondo altre creature. Già quando una adotta è proprio molto più cosciente, viceversa quando invece si procrea, che magari non si riflette proprio bene, perché quando l'adotti lotti, è una conquista acquisire un figlio, perché va incontro a pratiche, colloqui, devi avere determinati requisiti e parametri economici per poter sostenere il futuro individuo che accoglierai, per cui c'è veramente una consapevolezza piena, secondo me, o comunque maggiore, quando decidi proprio di adottare. Viceversa, quando invece la natura ti predispone fisicamente a poter procreare, non so quanti abbiano consapevolezza veramente dell'importanza di cosa sono in grado di poter realizzare. Qua viene appunto questo video per aiutarvi a riflettere. Ora, ciò che io dico è veramente fortissimo, non faccio altro che esprimere la realtà nuda e cruda per quella che è. I soldi, io penso onestamente che per avere figli o fare figli bisogna essere, ma neanche benestanti, direi proprio ricchi, perché ora passiamo al punto 2. Perché solo il punto 1 da solo non si può esplicare. Perché deve una persona prima di procreare è meglio che sia proprio ricco? Per una questione di salute barra malattia. Mettiamo che la prole c'è da tenerlo in conto, nasca già malato, quindi deficitario di qualcosa. Che cavolo fai? Se sei ricco, bene o male, gli assicuri o lo introduci senza che lui debba sforzarsi a lottare o ricevere la carità da nessuno, o i sussidi da nessuno, i sussidi miseri da parte dello Stato, quindi di nessuno. Comunque lo metti in una condizione che bene o male dici tu genitori guarda ti ho procreato già con uno svantaggio, che poi dipende che tipi di svantaggi ci sono nella vita, finché è lieve c'è un po' di scoliosi, c'è un po' di cifosi o un po' di diotrie meno alla vista, vabbè. Però se vieni proprio colpito pesante ancora pure non hai soldi, cioè l'hai crocifissa quella persona, lo condanni alla miseria, alle difficoltà che questa porta, quindi no, invece sai il patrimonio dietro, allora lì bene o male l'hai aiutato. Oppure anche proprio nella vita, metti che generi un figlio sano, però per qualsiasi ragione si ammali, che cavolo fai? Lo lasci morire perché tu non hai i soldi per permettergli quella cura? Oppure facciamo finta, magari gli serve una protesi e deve andare con la protesi scadente, mentre l'altra che è milionario può avere invece la protesi più tecnologica, più sensibile, anche più bella pure. Se uno vuole veramente il bene di questo individuo che verrà al mondo, fossi io penserei a questo, non vorrei che si danni o si disperi. Carattere del genitore o dei genitori o familiarità, quindi albero genealogico. Anche lì ovviamente, allora già il fatto di fare figli è un rebus, è proprio l'azzardo degli azzardi, però se in famiglia ci sono caratterini, diciamo, finché uno ha un bel carattere, allora che bello, mio figlio ha preso dalla nonna, dalla mamma, che sono persone sorridenti, positive, belle, piacevoli. Ma metti che c'è invece una familiarità, quindi già una predisposizione, il nonno. Ora quello che dirò cercate di capire, però io parlo proprio in modo schietto, nessuno che si debba sentire offeso per la vita. Metti che il bisnonno soffriva di depressione, che è una brutta malattia, poi cioè è brutta per se stessi, ma anche pure per chi sta intorno. Se non è la depressione, comunque persone che hanno di famiglia, sbalzi di umore, oppure anche persone predisposte ad assumere sostanze alteranti, possono essere il vino, quindi il vizietto, oppure anche a drogarsi, magari c'è proprio sta predisposizione genetica. Il bisnonno soffriva di depressione o scolava come un pesce, il papà anche lui soffre di depressione e scola come un pesce, ma il figlio come ti deve venire fuori? Quindi che cavolo fai? Finché sei ricco ce n'è persone che hanno generato prole con questa attitudine,
Però cosa fanno? Avendo forza economica, gli comprano una casa per i cavoli propri, gli danno il sussidio mensile di 5.000 euro al mese, alla fine se lo sbolognano, la chiamata, come stai figlio mio, figlio tuo, tutte queste storie qua, però alla fine ognuno ha casa propria. Viceversa, se si è dei poveretti, così come nel film di Willy Wonka, sì, Charlie, la fabbrica di cioccolati, proprio una famiglia di una povertà allucinante. E proprio sei crocifisso, perché poi dovete vivere tutti nello stesso tetto e in più con una persona che ha problemi proprio già di suo, quindi diventa un inferno la vita. Per quello dico sempre, si riconduce al punto 1, che l'ho messo al primo posto dei benedettissimi soldi. Poi, punto numero 4, autonomia nella vita, è anche lì connesso sempre al denaro, perché cosa succede? Mettiamo che appunto la prole sia un bravo bambino, che poi diventa un bravo ragazzo, che poi diventa un bravo uomo, però nella vita non è che riescano ad acquisire tanta autonomia, che cavolo fai? Cioè, ora, ci sono persone, individui, da sola, la persona riesce a costruirsi nella vita un percorso che gli permetta di essere autonomo. Ma metti invece che un figlio venga non capace di costruirsi questa autonomia, che cavolo fai? Alla fine, essendo persone provenienti da famiglie abbienti, grazie al papà questo qua non fa il barbun sostanzialmente, oppure non fa il sacrificato, con tutto il rispetto, però non si mette a fare le pulizie o il cameriere, che ne so, nell'albergo degli altri. Quindi per quello dico, ritornando sempre ai soldi, al potere, metti che la persona appunto non abbia questa capacità di costruirsi una vita autonoma che gli permette di risparmiarsi dalle fatiche, là un altro povero Cristo sacrificato, onestamente. Il punto numero 5, l'ultimo, abbiamo il tempo. Significa che tu, quando metti al mondo un babacio, scherzo, tieni conto che molto del tuo tempo, a meno che tu sia, sempre ritornando al punto 1, molto ricco, viene assorbito dal pargolo. La nuova creatura diventa praticamente la Terra e tu la Luna, che come un satellite gli graviti intorno, e quindi devi sempre pensare a lui, devi assisterlo, accompagnarlo di qua, di là, dedicargli tempo. E viceversa, invece lo affidi alla tata e ti fai le tue vacanze. La scuola l'accompagna alla tata, cioè alla fine con i soldi è tutta una passeggiata sostanzialmente. Come diceva Marilyn Monroe, meglio piangere sulla Rolls Royce che sui sedili di un metro, non contiamoci balle. Questo video è concluso e ci vediamo al prossimo.